qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna o Venere in Acquario solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà il mese di luglio 2025. Lo andremo a vedere facendo una bella croce celtica iniziale per vedere tutto quello che accade, ossia la narrazione che la tua anima metterà in scena affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi. Poi approfondiremo l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese affinché tu possa incanalare la realizzazione del tuo massimo obiettivo. Allora, partiamo. Acquario. Acquario, luglio, col bene che ti voglio, come diceva la canzone, 2025, Acquario, luglio 2025. Allora, energia guida del mese, l'ostacolo o sfida principale, le radici della situazione, cosa ci lasciamo alle spalle, prima parte del mese, seconda parte del mese di luglio, il tuo atteggiamento, le influenze esterne, le tue speranze, le tue paure e esito finale del mese. Allora, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Energia generale del mese, la guida. 10 di denari, il tutto. Questa carta mi parla di realizzazione piena, di eredità spirituale e materiale. Parla di una visione che si concretizza per te in questo mese e ti pone anche una domanda. La domanda da farti in questo mese è questa: che cosa sto costruendo che possa restare dopo di me? Quindi ogni giorno ti devi chiedere questa domanda, fare questa domanda: che cosa sto costruendo che possa restare dopo di me? Questa è la carta della tribù interiore, dell'appartenenza ritrovata, della prosperità che non è solo individuale, ok? Ma anche collettiva. A luglio sei guidata o guidato a riconoscere il tuo valore radicato nel tempo. Ciò che semini ora, in questo mese di luglio, attenzione ragazzi miei ragazzi, fiorirà per anni. Ciò che semini ora fiorirà per anni, perché hai la possibilità di allinearti perfettamente a quella volontà cosmica che vi ho parlato nel video sulla Kundalini. È una carta bellissima, ok? Bellissima. Wow, mi ha scioccato un po' sta carta, bellissima, sono acquario. Bellissimo. Vediamo qual è la sfida o l'ostacolo di questo mese. E beh sì, devi lasciare andare una zona comfort. L'otto di coppe mi parla della chiamata dell'anima, ti chiede di lasciare qualcosa che ti ha nutrito fino a questo momento, però ora non ti fa più crescere, ok? È la notte del pellegrinaggio spirituale, mi verrebbe da dire. Allora, sai qual è il rischio? Di restare troppo a lungo davanti a quei calici, quelle coppe lì, che non ti danno più, per paura di andare verso l'ignoto. Quindi la sfida è il coraggio del distacco sacro, anche se fa male, anche se ti sembra di abbandonare qualcosa che dovrebbe bastare, non è così. Non è così, c'è l'eredità spirituale qua da mandare avanti, mi spiego? Sì, qualcosa che ti ha nutrito e che però adesso non basta più. Ok, lo vediamo nel corso della lettura. Quali sono le radici, l'inconscio? Sì, qua c'è il diavolo. Il diavolo come radice parla di una parte di te che ha vissuto la seduzione dell'attaccamento, anche rispetto a quella zona che conosci già.
Il diavolo all'inconscio, nelle radici, è un maestro potente che ti mostra le catene dell'attaccamento solo per farti capire una cosa, che sono già aperte. Cioè c'è qualcosa che sta venendo alla luce. Può essere un condizionamento antico, un desiderio represso, oppure una dipendenza invisibile. Cioè, in questo mese a livello proprio sciamanico sei chiamata o chiamato a trasformare l'ombra in medicina, così si dice nello sciamanesimo. Può essere anche un legame karmico, un legame karmico che ti ha dato, però adesso non ti dà più. Cioè, è più facile rimanere nella zona comfort, ok? Vedi un po', ho un attaccamento, un condizionamento antico, un desiderio represso, una dipendenza invisibile, ok? Vediamo cosa ti lascia alle spalle, cosa è successo nel passato o nel mese di giugno. Il giudizio. Il giudizio rappresenta anche la tua carta insieme al matto e insieme alla stella. Il giudizio è una carta potentissima, mi dice che a giugno hai già avuto una rivelazione a giugno, cioè come se giugno ti avesse dato il grande risveglio, cioè ti sei già lasciata morire una volta e ora sei risorta o risorto con una nuova luce, un nuovo corpo e un nuovo suono dentro di te. Cioè a giugno hai fatto già il passaggio dell'anima che è risorta, mi spiego? È possibile che ci sia stato a giugno un grande risveglio, oppure un evento, un evento è successo, qualcosa, un evento karmico liberatorio, qualcosa che è successo. E questa carta ti dice non puoi tornare indietro. Hai detto di sì all'anima e ora si apre un cammino senza mappe. Wow, che bombona. Eh già. Vediamo cosa accade nella prima parte del mese, i primi 10 giorni. Eh sì, qua c'è il giudizio, guarda quanti arcani maggiori nella tua stesa per luglio, Allora, l'appeso mi dice che luglio inizia con una sorta di sospensione mistica. Le cose non si muovono subito sul piano materiale, però si muovono in profondità cosmica. L'appeso è l'iniziazione per eccellenza. Ti chiede nei primi 10-15 giorni di luglio di guardare il mondo da un'altra prospettiva, ossia di stare nel vuoto sacro senza fretta. Senza fretta. La prima parte di luglio è un momento in cui l'universo ti capovolge, perché deve rivelarti qualcosa di prezioso e quindi ti capovolge. Questa verità che ti rivela l'universo nella prima parte di luglio può essere una verità o una visione, perché devi lasciare una certa eredità qui, cioè quello che semini in questo mese fiorisce. Quindi ti capovolge per togliere l'ego o il desiderio o quella situazione karmica, una dipendenza invisibile. Cioè, quello che verrà fuori è una verità, una visione, oppure la tua prossima missione. Ti dice la prima parte del mese non forzare, medita, sogna e sospendi il giudizio. Ok? Quindi è una sorta di quiete prima della tempesta, qualcosa di questa natura, non lo so, vediamo. Seconda parte del mese. La ruota, mamma mia, tutti arcani maggiori ai 4 lati, cacchiarola. La ruota, boom, dopo la stasi, il grande giro della fortuna, il giro cosmico. La ruota gira e porta un cambiamento improvviso. La ruota è una carta velocissima, è un evento, ti arriva una possibilità, qualcosa si sblocca, un cambiamento improvviso, benefico, voluto dal karma, un premio del karma. E questa è una sincronicità molto potente perché ciò che è tuo ti trova. Però devi essere pronto a salire sulla ruota e a cogliere proprio il nuovo con il cuore leggero. Ma tu lo sarai, sei in acquario, quindi... ok? Vabbè, ma io già ti faccio un applauso, questa prima stesa contraddistinta da 4 arcani maggiori potentissime, cacchiarola, ok? Ok.
Vediamo qual è il tuo atteggiamento. Eh sì, il 7 di bastone, tu ti stai proteggendo la tua verità. Qua stai difendendo la tua verità. Mi dice questa carta che sei alla soglia, no? Tra mondo visibile e invisibile. Questo ti chiede forza spirituale, centratura, anche la capacità di non spiegarti a chi non può comprendere. Ricordati, le tue visioni non vengono comprese da tutti. Piano piano tutti si risvegliano e iniziano a comprendere le tue visioni. Ok? Te lo dico per esperienza. Quindi non spiegarti a chi non può comprendere. Non spiegarti, vai dritta, difenditi. Cioè non ti devi difendere dagli altri, devi difendere la tua verità. Devi portarla avanti con il cuore aperto. Non ti preoccupare di nessuno, non spiegarti a chi non può comprendere, perché in questo momento difenderai ciò che hai conquistato con il fuoco del cuore. L'hai già fatto, ricordati che ti sei già lasciata morire una volta. È avvenuta una risurrezione, ok? Vediamo quali sono le influenze esterne, cosa c'è intorno a te. Bello, 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 regina di bastoni. Attorno a te ci sono energie di ispirazione, di carisma, di creatività femminile sacra. Può essere una guida, una donna forte vicino a te, una sorella dell'anima o anche esplicitamente è il riflesso della te che si sta incarnando pienamente nella regina che sei o nel re che sei, se sei uomo. Questa carta ti dice che attorno a te ci sarà un supporto magico intorno a te, non sei sola, hai grande carisma intorno, ci sono energie di ispirazione, verrai ispirata da persone, creatività, gli altri ti vedono come una grande energia femminile, anche se sei uomo, ripeto, di ispirazione, magnetismo, ok? Ti confronterai magari con persone in pubblico, su un palco, che ne so, ok? E ti vedranno come una grande persona molto magnetica, incarnando la creatività femminile sacra. Oppure può essere questo che ti sto dicendo insieme anche a quello che può esserci anche un'energia femminile accanto a te, che una guida, una sorella d'anima, una guida che ispirano. Ok? Ma ci picchia, bello questo mese, bello questo mese. Andiamo a vedere adesso quali sono le tue speranze o le tue paure, vediamo. Il 6 di denari, eh sì. Allora tu sai che c'è qua, che tu vuoi uno scambio equilibrato. Forse hai paura che il dare e il ricevere non siano in equilibrio in questo mese. Questa carta ti chiede una cosa però, di rivalutare i tuoi confini, soprattutto ti espone una domanda. Dov'è che non ti permetti di ricevere abbastanza? Oppure dov'è che stai donando troppo? Cioè, donare non è mai troppo, ma nel senso lo stai facendo per ego? Stai dando per paura? Per una dipendenza affettiva o per una dipendenza interiore? Stai dando per paura di non ricevere abbastanza? Ecco, questo è quello che ti volevo dire. La paura in questo momento è quella di... come te lo posso dire? Ah, è così. Di indebitarti spiritualmente. Ma la tua speranza però è quella della voglia, della danza giusta tra amore e giustizia. Cioè, che vuol dire indebitarti spiritualmente? Come se stai dando e hai paura di però indebitarti allo stesso modo, stai dando a livello di presenza, a livello di presenza anche scenica, mi viene da dire, che qua vedo la regina dei bastoni. Tu hai paura che questo dare e ricevere non siano in equilibrio, però tu sai che seguendo la tua natura è tutto in equilibrio, ok? Non ti devi preoccupare, questa è una carta, sono carte potentissime ragazzi miei, ragazzi, qua abbiamo proprio un giro del destino, Ok, vediamo come si conclude questo mese, esito finale. E il matto, vai per la tua strada che ce la fai.
Il grande salto nel vuoto sacro. Questa carta chiude il viaggio del mese di luglio in un modo sublime. Ti invita a lasciare andare il controllo, a fidarti del passo nel vuoto. Il matto sei tu, ha a che fare con l'acquario. Cioè, sei tu il viandante dello spirito, la danzatrice dell'incanto, che sa, che lo sai questo che ti sto per dire adesso, che la vera sicurezza non è nei piani, ma nella connessione con il tutto. Quindi a fine luglio potresti trovarti a iniziare qualcosa di completamente nuovo, senza sapere esattamente dove ti porterà, ma con la gioia luminosa di chi segue la voce del cuore. Ok? Quindi qua ti togli una cosa, perché devi iniziare questo affinché tu possa portare un'eredità. Quello che pianti in questo mese germoglierà. Quindi il mese di luglio per te è un rito di passaggio. Lasci una vecchia identità, affronti il potere delle ombre, sospendi il giudizio, vieni capovolta o capovolto. Poi ricevi un dono da parte del karma. Il karma ti fa un dono, cioè il destino, il karma, chiamiamolo come vogliamo, ti fa un dono. E infine tu diventerai il matto sacro che si affida alla vita. Questo è il tempo di credere nella magia che ti attraversa e di camminare scalzo, scalza, sull'orlo del mondo con il cuore aperto e gli occhi pieni di stelle. Wow! Wow, wow, wow! Vediamo chi ci arriva con la ruota. Mi sto impappinando. Vediamo cosa ci dice la ruota. Seconda parte del mese. Il 4 di spade. Arriveranno delle proposte, arriverà un cambio, arriva qualcosa, un dono. Col 4 di spade mi dice, prima di prendere una decisione su questo dono, medita per seguire solo il cuore. Ma soprattutto qua arriva un dono che ti permette finalmente di rilassarti. Non so come spiegarlo. Di rilassarti. Qua vediamo sulla ruota di nuovo. 3 di bastoni, arriva un dono, qualche cosa che apre una nuova via e prima di prendere qualsiasi decisione avrai la possibilità di rilassarti finalmente e muovere a piccoli passi verso un nuovo futuro, qualcosa di luminoso in arrivo per te, una barca sta per salpare o ti sta venendo a prendere. Puoi rilassarti delle fatiche prodigate, va bene? E c'è qualcosa che sta arrivando da te, di completamente nuovo. Vediamo un po' su come ti vedono gli altri all'esterno la regina di bastoni o sulla regina di bastoni influenze esterne. Wow, il 2 di coppe, ti vedono come colei o colui con il quale si può creare un'unione sacra, che sia una relazione d'amore, un progetto di lavoro, legami sacri, ti vedono come colei o come colui, ho chiesto come ti vedono gli altri nel mondo con la regina di bastoni, ti vedono come colei o colui che sa ispirare qualsiasi connessione, che sia di lavoro, un rapporto di amicizia, che sa ispirare e sei il motore di ogni connessione. E poi qua c'è anche una persona che ti ama moltissimo, io non so chi sia, adesso l'amore lo vediamo, però questa come carta generale, ok? Vediamo un po' sul matto, cosa arriva con il matto a luglio. Wow, il 10 di coppe, una felicità a tutto tondo, non so dove sto andando, mi lancio nel vuoto e questa mia fede verrà ripagata, vedo una felicità condivisa con tutti, la tua eredità, ciò che semini nel mondo è questa fede in qualcosa che vai a fare, fede nel vuoto e hai dei risultati straordinari, io non so che cosa vai a fare, non lo so manco io su di me, cioè qualcosa lo so però... Una famiglia d'anima, una famiglia del cuore, c'è qualcosa di meraviglioso. Brave, bravi, bravissimi, bravissimi. Wow, mettiamoci 2 oracoli adesso qua. Allora, ci mettiamo un oracolo di queste. Fino a questo momento i segni con i quali ti puoi confrontare, ma te lo dico soltanto in via indicativa perché l'energia è solo questa al di là del segno, no? Sono il segno dell'acquario come te, del pesci, del capricorno, Ariete, Leone, Sagittario, sì, come segni diciamo, però ripeto sono solo indicazioni così in più che ti do, Vediamo cosa dicono le carte della magia di Avatar.
luglio, Acquario. Viaggio, movimento, trasferimento, viaggio. Ci possono essere viaggi e spostamenti. Viaggi, spostamenti che farai. Fai i bagagli. La carta viaggio predice un viaggio imminente o uno spostamento di luogo. Potrebbe essere semplice come una vacanza, un ritiro, un corso o anche un viaggio di lavoro, vedi? Questa carta potrebbe anche segnalare un trasferimento di residenza o un trasferimento di lavoro. Puoi fare un cambio di lavoro, ricordati, lasci il conosciuto per andare verso lo sconosciuto, ti affidi lasciando eredità. È una cosa, vedo una sensazione nei primi giorni del mese, ti godi la pienezza, cambio di prospettiva per la tua prossima missione e poi c'è qualcosa che spara, boom, con la ruota, ok? Mettiamoci un'altra di queste, Acquario. Hai la precedenza, la scelta è solo tua, dai priorità alle tue necessità, chiedi tutto quello che vuoi, sei tu che hai la precedenza in questo mese, te l'ho detto anche qua che ti puoi rilassare. Cioè rilassare nel senso proprio i frutti di quello che semini, che hai seminato. Hai la precedenza, tu, ci sei solo tu e il mondo. Bellissimo, bellissimo, bello bello. Vediamo un po' cosa ci raccontano sull'amore invece. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario nel mese di luglio 2025? Come vanno a stare nell'amore? 5 di denari, 2 di spade. Wow, il carro viaggio. Puoi fare un viaggio per amore o puoi fare un viaggio, uno spostamento dove incontri qualcuno, oppure puoi prendere le redini di una situazione a livello emozionale che stai vivendo, che ti ha tenuto una sensazione di magari non meritare quello che veramente potevi o esserti accontentato, accontentato, una sorta di limbo cosmico con questo 2 di spade, devo prendere una decisione ma non so ancora cosa fare. Alla fine qua con il carro mi parla di uno spostamento, di un movimento d'amore. Il carro ci dice prendi le redini del destino, del tuo destino e vai, ok? Non tergiversare nella mente, non stare nella mente, non ti focalizzare su ciò che non hai, ma piuttosto su quello chi sei e cosa vuoi adesso. Il carro. Questa è la situazione per te. Vediamo la persona che ti viene incontro in questo mese che energia ha. 10 di coppe. Ti ama moltissimo questa persona, c'è un re di coppe, wow, il 3 di spade ci picchia. Questa è una persona che sta soffrendo tantissimo. Non lo so se è accaduto qualcosa tra di voi o può accadere qualcosa tra di voi. È una persona che ti ama o che ti ha amato tantissimo, tantissimo. Oppure se è una persona nuova, è una persona che ha il cuore spezzato, te lo dico. Ok? E proprio per questo è una persona che ha maturato a livello emozionale, re di coppe, molto matura emozionalmente. Oppure può essere accaduto qualcosa tra di voi, tra te e questa persona. Che ti ha amato moltissimo questa persona, se già la conosci, Vediamo cosa succede alla fine in amore per te. Anzi, prima di vedere questo, voglio vedere cosa viene dopo il 3 di spade. L'appeso, l'appeso. Qua c'è un momento di fermo con questa persona, se è la persona di cui ti sto parlando che ti ha amato tantissimo. Un momento in cui una persona con l'appeso è una persona che ha bisogno di guardare le cose da un'altra prospettiva, perché sta avendo un cambio potente. Se è una persona che conosci in questi prossimi giorni di luglio, è una persona che viene da un cuore spezzato, trafitto, che gli sta insegnando molto a cambiare prospettiva sulle cose e sulle relazioni, e la troverai molto matura. Ok, vediamo cosa succede alla fine in amore per te. Abbiamo visto le 2 energie. Regina di coppe, qua ti vedo aspettare, fluire. 7 di spade. Forse scappi da qualcuno, 9 di spade. È come se qua, regina di coppe, 7 di spade, 9 di spade, è come se fossi preoccupata nel lasciarti fluire un'emozione, come se non volessi sentire una certa emozione in questo mese. Che le spade sei tu, Acquario, no? Qua ti vedo fluire, regina di coppe, che tu sia uomo o donna non importa, cioè come se la regina di coppe sente le sue emozioni, ma a un certo punto evita qualcuno,
e magari si preoccupa perché lo sta evitando, perché vuole avere più un'energia introspettiva la regina di coppe con queste carte qui, no? Come se sentissi qualcosa per qualcuno, però lo eviti, è come se volessi avere una visione più profonda di te senza avere il contatto con l'altra persona. O eviti l'amore, non lo so. Vediamo un po', energia positiva in amore. 7 di bastoni, è come se mettessi limiti a qualcuno. Come se mettessi limiti a qualcuno. Guarda, io ti dico, qua c'è un re e una regina di coppe, due persone che non hanno bisogno di parlarsi per sentirsi, ma si sentono empaticamente, emotivamente. Come se tu col carro qua prendessi poi la decisione di aprirti o al nuovo o, non lo so, a qualcosa che percepisci dentro di te. Però il 7 di bastoni al positivo mi dice del fatto che tu difendi, lo diceva anche qua, no? Il 7 di bastoni, ricordati, il difendere quello in cui credi, per cui hai lottato, difendi quello che senti nel cuore. Vediamo energia negativa. 4 di denari, infatti non ti apri facilmente qua, non ti apri. 7 di bastoni, carta positiva, la papessa, vedi, non ti apri facilmente. La papessa ti dice segui le tue intuizioni e non la mente, perché le tue intuizioni ti fanno toccare il cuore e ti fanno fare la scelta giusta. Perché il 9 di spade? 10 di denari, probabilmente qua è come se fossi preoccupata per una certa stabilità con qualcuno, però allo stesso tempo puoi evitare questa persona, puoi essere preoccupata per qualcosa che gli hai detto, gli puoi dire in questo mese a una certa persona. Perché il carro? Ah, c'è l'8 di denari, la stella. Senti, ti dico una cosa, c'è qualcosa sulla scena della tua vita pratica, pragmatica e lavorativa che ti appassiona di più della relazione con qualcun altro. Forse c'è uno spostamento o un viaggio di lavoro che ti entusiasma, ti appassiona, nonostante tu possa essere emotivamente legato a una persona, però la rifugi perché stai andando incontro a qualcosa di più appassionante in questo momento per te. Questo vedo, anche se come ti ho detto qua c'è una persona che ti ama moltissimo e ti vede anche come un esempio. Mm. La tua intuizione ti guiderà. Fammi vedere il 7 di spade. Cavaliere di bastoni, è come se rifuggissi anche un incontro intimo con qualcuno. Lo rifugi, ok? 5 di coppe, però poi te ne puoi pentire. C'è qualcosa di più appassionante per te, come se tu, ricordati che ti ho detto che può esserci qua un legame karmico o una dipendenza emozionale da qualcuno, da qualcosa, da cui fai fatica un po' a staccarti per iniziare qualcosa di nuovo nella tua vita pratica, anche lavorativa, eccetera, no? Un'energia che ti trattiene, che può essere contraddistinta dalla figura di una persona, seppur ti ami moltissimo questa persona, per alcuni di voi è così. Però è come se lo mettessi in stand by questa persona e sei preoccupata del perché poi lo metti in stand by, questo è il senso. Guarda, segui l'intuizione, vai verso, cambia prospettiva rispetto alle cose, attenta ai sensi di colpa, perché il diavolo che ha le radici della situazione è un grande maestro per te, ti dice che non ci sono più catene, sensi di colpa, eccetera, li puoi attraversare, hai la precedenza, va bene? Fatti guidare dall'intuito più che dalla mente. Se non vuoi qualcosa, di non la voglio, ma non perché ho qualcosa contro di te, non la voglio e basta, ok? E non avere pensieri o ossessioni rispetto alle decisioni che prendi, assolutamente no. Difendi quello in cui credi e vai dritta o dritto, ok? Qua abbiamo i segni del cancro, pesci, scorpione, pesci di nuovo, sì, cancro, sì. Mm-mm. Vediamo qual è il motore che anima questa persona nei tuoi confronti. Lo facciamo con i miei potenti oracoli, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo. Tu sei l'amore, infatti in te vede l'amore questa persona. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Davanti a te questa persona ha sempre indossato il suo cuore, non la maschera. Ha sempre avuto paura delle sue emozioni, ma davanti a te non ha
filtri. Cos'altro? Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Forse questa persona si rende conto di non meritare il tuo amore, però ne ha bisogno. È come se ti dicesse: sentimi più con il cuore che con la mente, ok? Vediamo. Perdonami, ti prego, perdonami. C'è una persona che chiede perdono qua per qualcosa, però tu potresti evitarla in questo mese. Potresti, ho detto, perché alla fine io qua vedo con il matto se scegli poi questa persona, un punto è a capo. Un punto è a capo porta grande felicità col 10 di coppe, oppure del tutto una gioia nuova nella tua vita, per aver avuto la fede in qualsiasi evento comprensivo di qualcuno nella relazione, no? Che ti porta un 10 di coppe, che è la gioia piena condivisa con la tua famiglia, con i tuoi amici, con la famiglia spirituale. Il 10 di coppe è proprio la gioia piena, al di là della relazione l'uno con l'altra, l'uno con l'altro, è proprio la gioia piena condivisa a più livelli, ok? Ok, vediamo cosa ti dicono queste carte sull'amore. Tic tac, il tempo divino di fare pulizia, tagliare legna. Guarda, allora, essere imparziale è una carta potentissima che mi parla del fatto che la giustizia interviene a tuo favore nell'amore dopo aver fatto pulizia. Il tic tac è il tempo divino, è tempo di fare pulizia, tagliare i rami secchi e rifiorire, ripartire, perché sei sulla buona stella con l'essere imparziali. Qualsiasi cosa questa persona farà una scelta straordinaria nei tuoi confronti, sta a te poi decidere, no? Ricordati che sei tu ad avere la precedenza. Sì, cuore fedele, te l'ho detto, qua c'è un cuore straziante per te. Ok, va bene ragazze e ragazzi. Adesso ti leggo il rituale della buona riuscita per te in questo mese, per canalizzare tutta questa potenza di energia. Vediamo che cosa ci dicono per te le carte del drago immaginale. Acquario, luglio 2025. Cosa dobbiamo sapere in questo mese per incarnare al meglio l'energia? Il deserto, accipicchia, questa è una carta che si riferisce molto all'appeso. Te la leggo, è molto potente sta carta, numero 21, e corrisponde anche all'arcano, numero 21 del mondo, l'apertura di un nuovo ciclo, no? Allora, 21. Allora, 21. Sono libertà. Rappresento il valore più alto per gli umani, i quali amano, hanno fede, salute e prosperità nella libertà. Quando sei libero, e qua c'è il matto, questo mese tu sei libera, libero. Quando sei libero come vento nel deserto, non puoi essere arginato. Porti in alto la terra, fai della sabbia un mare di onde, modelli le rocce. Punta alla libertà, perché essa è il valore più grande. In presenza di questa carta devi lasciare andare attaccamenti e zavorre o partire per un viaggio, non ci posso credere, partire per un viaggio, 8 di bastoni al blocco, ostacolo, 8 di coppe, scusami, lasciare andare zavorre, partire per un viaggio, no? Cerca di individuare i pensieri che ti imprigionano e seminali nella terra, affinché possano trasformarsi in nutrimento per la tua libertà, in poesia. Questo che ti sto per leggere adesso è un rituale bellissimo, ok? Bellissimo, perché qua ci sono pensieri che ti trattengono, devi darli alla terra affinché ti possano potenziare, non trattenerti, darti le ali anziché tarparle, ok? Allora, il rituale ti dice questo. Cammina lentamente nella tua stanza o nella natura. Simultaneamente individua le immagini di tutto ciò che la tua mente considera desiderabile. Successo, ricchezza, riconoscimento, affetto, giovinezza. Trova un simbolo per ciascuna di queste immagini. Se sei in casa puoi prendere per esempio chicchi di riso. Se sei in natura puoi raccogliere rametti, foglie secche, sassolini. Metti gli oggetti in un sacchetto e tienilo vicino al tuo letto per 7 notti. 7 notti.
Ogni sera prima di addormentarti, quando sei sdraiato nel tuo letto, soffia per 9 volte l'aria fuori dal corpo lentamente, tenendo le labbra sporte un po' fuori, come per fischiare, e immagina che il tuo respiro sia vento che soffia nel deserto. Visualizza il vento trasportare le tue immagini. Dopo i 9 espiri profondi, bisbiglia un semplice mantra. A te, a te, a te. Consegna al deserto, che è madre e anima, i tuoi pensieri, i tuoi desideri, e con mente assolutamente libera entra nel sonno. In questo modo il tuo spirito guida, sposo, sposa celeste, potrà trasportarti durante la notte in quei luoghi dell'underworld, cioè del regno dei sogni, in quelle regioni della psiche dove potrai attingere grandiose forze alla fonte della libertà. Trascorse le 7 notti, in un giorno propizio per te, fai un giorno che ti piace perché magari è una data importante, un anniversario o un numero del calendario che ti piace, oppure c'è il sole quella giornata, oppure c'è luna piena, oppure soffia una dolce brezza. Scegli un giorno dopo le 7 notti, vai in natura e seppellisci i tuoi oggetti nella terra, continuando a bisbigliare il tuo mantra. A te, a te, a te, a te. Consegna al deserto i tuoi desideri. Una mente libera dal desiderio è una mente che esiste nella certezza della riuscita. Questa è una delle pratiche più potenti e soprattutto come concezione, perché tu, dando i tuoi desideri alla terra, tu ti liberi la mente, l'ego dal desiderio. Liberando la mente e l'ego dal desiderio che hai di realizzazione di alcune cose, tu le realizzi certamente, perché l'ego non ha più il dominio sui tuoi desideri. Allora, io so che qualcuna di voi ha fatto già questa pratica e si è realizzata una cosa grossa, non faccio nomi e niente. Allora io vi dico, fate questa pratica, 7 giorni, 7 notti, ok? Riascoltatevi quello che ho detto, prendete dei sassolini, un sassolino diverso per ogni desiderio, un rametto, una fogliolina. È una cosa potentissima, state coinvolgendo il corpo che parla, il corpo che nel fare questi gesti che sono simbolici, state parlando all'anima, l'anima si nutre di immagini, parla per simboli. Se tu gli fai i simboli, l'anima capisce e realizza i tuoi obiettivi, altrimenti se li parli per razionalità non capisce niente. Allora io ti garantisco che questa pratica è tra le più potenti che farai. Oltre alle nostre sequenze di yoga sciamanico, però vedrai, poi mi dirai. Guarda, poi mi dirai, non ti dico altro, ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, detto questo, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!